Il segreto della caverna perduta. Atlantide è l'eco della verità dimenticata. Immagina un'antica civiltà scomparsa, un popolo potente e avanzato, svanito nel nulla. Una leggenda, forse, un mito per molti. Ma cosa accadrebbe se quel mito avesse in sé il riflesso di una verità che non vogliamo vedere? Atlantide, il regno sommerso narrato da Platone, non è solo una favola per affascinare menti romantiche. È una caverna simbolica, una di quelle in cui l'umanità si è rifugiata per non affrontare la luce della propria responsabilità storica. Platone non descrive Atlantide per puro esercizio letterario. Nei suoi dialoghi, in particolare nel Timeo e nel Crizia, egli parla di una civiltà potente, tecnologicamente avanzata, ma spiritualmente corrotta. Una società che, dopo aver toccato il culmine del progresso, si è autodistrutta per eccesso di orgoglio e sete di dominio. Ti suona familiare? Non è forse la stessa dinamica che vediamo ripetersi oggi? L'essere umano crea, conquista, accumula e poi crolla sotto il peso delle proprie illusioni. Secondo Platone, Atlantide si trovava oltre le colonne d'Ercole, dove oggi molti identificano lo stretto di Gibilterra. Ma più che una posizione geografica, Atlantide è una posizione dell'anima. È l'allegoria perfetta della nostra caverna collettiva, un luogo dove abbiamo sepolto verità scomode e potenzialità dimenticate. Molti studiosi moderni, archeologi e teorici alternativi hanno cercato prove dell'esistenza reale di Atlantide. Alcuni la identificano con l'isola di Santorini, altri con le coste dell'Andalusia, altri ancora con misteriose strutture sommerse al largo delle Bahamas. Ma forse la domanda più importante non è dove fosse Atlantide, ma perché l'abbiamo dimenticata. Cosa ci dice la storia di Atlantide su di noi? Ci mette davanti allo specchio, ci invita a uscire dalla caverna della nostra ignoranza e a riconoscere un pattern che si ripete nei secoli. L'uomo dimentica la sua connessione con il divino, abusa del potere, si corrompe, cade e poi ricomincia. Ma ogni volta lascia dietro di sé tracce, simboli, echi che aspettano solo di essere ascoltati da chi ha il coraggio di guardare oltre le ombre. Atlantide in questo senso è anche una profezia, una lezione non appresa, una memoria cancellata dalla sabbia del tempo, ma viva nella nostra psiche collettiva. I racconti di popoli che scompaiono in una notte, di continenti sommersi e di conoscenze perdute non sono isolati. Le stesse storie emergono in culture distanti tra loro. I Maya, gli Egizi, gli aborigeni australiani, tutti parlano di un'epoca d'oro finita nel caos. È solo un caso? A metà del video, fermiamoci un momento. Respira, chiudi gli occhi e chiediti quale parte della tua storia personale hai sommerso. Qual è la tua Atlantide interiore? Forse c'è una parte di te che un tempo brillava, ma che hai lasciato affondare sotto i giudizi, le paure, le aspettative altrui. Forse è arrivato il momento di riportarla in superficie, non con la nostalgia, ma con la forza di chi decide di risorgere. Il mito della caverna di Platone ci dice che l'essere umano vive incatenato, guardando ombre su una parete, credendole realtà. Ma se qualcuno si libera, se ha il coraggio di voltarsi, può vedere la vera luce. E se poi torna nella caverna per raccontarlo agli altri, spesso viene deriso, considerato folle. È esattamente ciò che accade a chi oggi cerca verità oltre la superficie, oltre le versioni ufficiali. Eppure, sono sempre stati i visionari, gli eretici, gli esploratori dell'invisibile a cambiare il mondo. Chi ha creduto nell'impossibile, chi ha ascoltato la voce che viene da dentro, quella voce che ci chiama fuori dalla caverna, che ci ricorda che ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato e ciò che abbiamo dimenticato può ancora salvarci. Forse Atlantide non è mai esistita nel nostro mondo fisico, o forse sì, ma di certo esiste dentro ognuno di noi. È la memoria di ciò che eravamo capaci di essere, prima di dimenticare. È il richiamo a riscoprire la nostra natura più autentica. È un faro sotto l'acqua, che attende solo che qualcuno abbia il coraggio di immergersi.
La verità è che nessuna caverna è eterna, se scegliamo di uscire. Nessuna leggenda è solo fantasia, se sappiamo ascoltare il suo cuore pulsante. E nessuna civiltà è davvero perduta, finché vive nel ricordo e nell'ispirazione che può generare. Quindi, lasciati ispirare, guarda dentro di te, chiediti dove sei ancora incatenato, a quali ombre stai dando più realtà di quanta meritano, e poi scegli, restare nella caverna o iniziare a risalire. Il viaggio non sarà semplice, ma ti cambierà, perché forse la vera Atlantide sei tu.